Ciao a tutti, mi chiamo Alessandro e oggi in questo piccolo video farò una piccola descrizione del Metal H Intronic STE, l'ultimo modello della casa H. L'H è conosciuta in Italia con due modelli più importanti come H Sinium e H Sorex. L'Intronic, a differenza di altri due modelli, lavora con due frequenze simultanee. Le due frequenze cambiano in base alla piastra che viene utilizzata. Al momento sono disponibili tre coppie di frequenze, la 214 kHz, la 540 kHz e la 760 kHz. La 214 viene utilizzata per la ricerca militare e per la ricerca di target grossi. La frequenza 540 è la frequenza universale, per la ricerca universale, e la frequenza 760 è adatta per la ricerca di target piccoli, e visto che ha la frequenza alta di 60 kHz, viene utilizzata anche per la ricerca dell'oro. Questo è il mio Intronic. Qua è il box. Qua sotto troviamo il grilletto che serve per uscire dal menu e per fare bilanciamento. L'asta non è originale, è modificata. Qua abbiamo il vano batterie. Questo qua è la centralina della piastra. Ogni piastra ha la sua centralina che viene collegata al box, e questo qua è la piastra. È colore bianco perché è la frequenza alta, 760. L'Intronic usa le batterie 18650, questi qua, che bastano per una ricerca di 12-13 ore. Accendiamo il metal. Vediamo la scritta Intronic versione 2 beta 23. Poi qua in alto vediamo la scritta 01, significa che viene utilizzato questo programma numero 1. TI1, TI2, PRC e HR sono i filtri TI1, TI2, PRC e HR come hot rock. Troviamo i pulsanti. Schiacciando questo pulsante una volta entri nel menu del bilanciamento del terreno. Se tieni schiacciato più di 2 secondi entri nel menu dell'analisi del terreno. Questo pulsante AM per la discriminazione del metal, in più tenendo premuto qua si attiva la discriminazione. Se lo tieni premuto più di 2 secondi entri nel menu dei filtri. Quello lì lo farò vedere un altro video. Pulsante M. Una volta schiacciato tu entri nel menu M, dove qua cambi i valori del gain, la velocità, sensibilità dell'identificazione del metal, la sensibilità della rilevazione del metal, rumore in sottofondo e resa del programma. Questo qua serve per, se tu modifichi di parametri di un programma, per esempio numero 1, tu facendo il reset ti torna con i valori di fabbrica. Le altre versioni questo reset non c'era, quindi quando tu facevi il reset del metal all'accensione dovevi fare di nuovo l'adattamento della piastra. Usciamo dal menu. Questo qua è il pulsante meno, che serve per abbassare la velocità, e questo qua è il più per alzare la velocità. La freccia in giù serve per metterla in pausa, la freccia in su serve per fare cambio di programma veloce, quindi tu puoi impostare due programmi, fai la ricerca con il numero 1, poi per fare un controllo schiacci la freccia in su e ti cambia con il programma numero 3. Pulsanti A per l'impostazione dell'audio, qua c'è il volume del metal, volume dell'identificazione, volume della rilevazione del metal, questo qua è il volume VCO, volume del ferro 2, Ferrum 2, comunque questo qua è la versione 23 e c'ha questi parametri, la versione precedente questi parametri non ce l'ha.
La durata del ferro, la minima durata del segnale, diciamo, del segnale buono, la massima durata, il suono diciamo, delle hot rocks, il massimo volume diciamo, del rilevamento e il tono delle indicazioni. Qua 2F significa che ha due frequenze, frequenza quella bassa e frequenza quella alta. Tono, diciamo, tono della frequenza qua si cambia in base ai gusti. Con queste versioni qua tu puoi cambiare anche, diciamo, il suono del metro. Qua è standard, questo qua è una polifonia standard. Comunque, per il momento io sto usando standard. E questo qua è il suono di quando tu fai il bilanciamento del terreno, si sente quel beep in sottofondo, quindi si può attivare o disattivare quel beep quando hai fatto il bilanciamento del terreno. Usciamo. Pulsante V. Qua abbiamo la scala dell'odografo, contrasto del display, la luminosità del display, la lingua, o inglese o lingua russa, inversione del display, tipo del display, perché sono 4 tipi, 1, 2, 3 e 4, 4 ha i numeri, diciamo, molto grandi. Questo qua è Fast Program Switch. Se noi mettiamo numero 4, durante la ricerca, se noi schiacciamo la freccia in su, il metal va a, diciamo, cambia il programma in numero 4. Ok, qua sono finiti. Invece se entriamo in sotto menu V abbiamo diciamo, le visualizzazioni che vogliamo attivare o disattivare sul display. Questo qua, odografo D, odografo della frequenza bassa, alta, bassa, filtro TI1, filtro TI2, PRC, filtro PRC, odografo D, sarebbe odografo in tempo reale. Pulsante N serve per la scelta dei programmi. La versione 2.23, che ce l'ho io adesso, ha 12 programmi, comunque una versione beta. Programma numero 1 è per i terreni difficili e anche per quelli che cominciano la ricerca con introni, quindi è un programma molto filtrata e molto stabile. Programma numero 2 è il programma standard, numero 3 è il programma di profondità, numero 4 è il programma per la ricerca sui terreni sporchi, diciamo terreni sporchi difficili. Numero 5 è il programma per la ricerca in profondità, però ha un altro algoritmo DEO, diciamo è più sensibile ai target piccolini. Programma numero 6 è la ricerca di roba militare, diciamo ha un suo algoritmo a parte. Programma numero 7 è il programma quello più sensibile delle tutte, però viene utilizzata solo sui terreni che il metal può supportare. Numero 8 è il programma per i terreni sporchi, però leggeri, non mineralizzati. Numero 9 per la ricerca diciamo al mare, sulla sabbia. Numero 10, diciamo, adesso cominciamo con gli ultimi 3 programmi che sono ancora in fase di sviluppo, e un misto fra programma numero 6, che, diciamo, che è una ricerca in no motion, in più ha un algoritmo, diciamo, di ricerca del programma numero 5. Numero 11 è la ricerca per i terreni sporchi e 12 idem. Hanno degli algoritmi diversi. Sinceramente non li ho provati ancora. Questo pulsante è il pulsante del pinpointer, che si può attivare anche con il grilletto tenuto, diciamo, schiacciato verso di te.
In più, tenendo premuto questo pulsante qua, abbiamo la descrizione di tutti i parametri che sono utilizzati adesso, diciamo, in questo programma. Quindi noi adesso abbiamo impostato su pulsante in su programma numero 4 e abbiamo programma numero 1. Quindi prima di tutto si fa l'analisi del terreno. Un altro video vi farò vedere, diciamo, questa procedura. Quando hai scelto, diciamo, i programmi che puoi utilizzare, fai il bilanciamento del terreno o la compensazione del terreno del numero 1 che stai utilizzando e del numero 4. Quindi tu puoi cambiare questi programmi qua in fase di ricerca senza rifare la compensazione e il bilanciamento. Per entrare nel menu dell'adattamento della piastra si fa così: si tiene premuto il pulsante più e si accende il metro. Vediamo la coppia di frequenza 760, lo teniamo premuto e così noi entriamo nel menu. Ovviamente non si fa così, io solo, diciamo, lo tengo il metal appoggiato per terra solo per i video. Adesso vi faccio vedere la procedura normale. Qua siamo entrati, diciamo, nel menu e se avviciniamo il bastoncino, diciamo, con la ferite, qua sul display vediamo come si riempiono, diciamo, le barre, e bisogna sentire questo rumore qua, i due pic. Ripeto, questa procedura qua che faccio io nel video è sbagliata, perché la piastra non deve essere appoggiata da nessuna parte, deve stare per aria. Adesso la procedura dell'adattamento della piastra. Quindi si tiene schiacciato il più, si accende il metal. Quando abbiamo visto la scritta 760 o 214 o 540, posizioniamo il metal così, immobile, lontano dai disturbi EMI, lontano dagli altri metal, con la ferite parallela all'asta, avviciniamola. Abbiamo sentito quei due suoni, facciamo altre 2 o 3 volte così e usciamo dal menu schiacciando il grilletto. Dopo si può appoggiare il metal. La cosa importante è che durante la fase deve essere immobile, non si deve fare questo movimento qua. Per fare il bilanciamento del terreno bisogna trovare un pezzo di terra pulito, poi si entra nel menu del bilanciamento e si fa questo movimento qua, a un'altezza di 20-25 cm, non di più, in giù 5 cm fino ad arrivare al terreno. Non bisogna di fare movimenti veloci e non bisogna di toccare la terra. Così. 1. Dobbiamo dare del tempo finché la centralina analizza questo terreno qua. Entriamo nel menu, vediamo che la linea è dritta, e usciamo. Poi, per fare il controllo che il metro è bilanciato bene, quando fai questo movimento qua su e giù non deve avere nessun disturbo, quindi il metro è bilanciato bene. Siamo arrivati alla fine di questo video. Se avete delle domande scrivete nei commenti.
Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi aspetto nei prossimi video. Un saluto a tutti e buona ricerca.